Buongiorno ragazzi, oggi parliamo dell'età greca arcaica e della nascita della polis in Grecia. Quindi innanzitutto partiamo dicendo che l'età greco-arcaica inizia dall'VIII secolo a.C., dopo la fine del Medioevo ellenico, e finirà per convenzione nel VI secolo a.C. Quindi abbiamo un periodo abbastanza lungo che copre dall'VIII fino al VI secolo a.C. compreso. È interessante notare che l'età arcaica inizia proprio con la ripresa della scrittura, perché voi sapete che durante il periodo del Medioevo ellenico la scrittura poi è andata perduta. Dopo il crollo della civiltà micenea, la scrittura viene persa, quindi non si usa più, anche perché viene meno la sua funzione. Non ci sono più i palazzi dei sovrani, non c'è più il palazzo del Wanax, all'interno del quale tenere la contabilità, per esempio, dei magazzini, va bene, del grano, quindi del vino, dell'olio, quindi di tutti i prodotti che venivano stoccati all'interno dei magazzini appunto del palazzo, quindi non c'è più bisogno, non c'è più questa necessità pratica della scrittura per poter tenere la contabilità, per poter quindi amministrare il palazzo del Wanax e di conseguenza viene persa. Ecco, con la ripresa poi della scrittura, a partire dall'VIII secolo a.C., allora si può parlare della fine del Medioevo ellenico e dell'inizio dell'età greco-arcaica vera e propria, ma torneremo poi su questo argomento in un'altra lezione sul Medioevo ellenico. Quello che è interessante quindi notare è che proprio l'VIII secolo è un secolo di svolta per i greci, per il mondo greco. Perché? Perché vedremo in un altro video che questo è un periodo di grandi colonizzazioni, infatti vedremo la seconda grande ondata di colonizzazioni, quindi la Grecia cercherà nuove colonie in cui andare ad abitare, vedremo il perché e l'importanza quindi che ebbero le colonie all'interno del mondo greco, quindi il motivo principale per cui ci si allontana dalla madrepatria. E quello che però è interessante adesso notare è come si passa quindi da un tipo di forma organizzativa e sociale ad un'altra, cioè come possiamo arrivare alla nascita della polis, della città-stato vera e propria, perché non è un processo immediato, ma fu un processo molto lungo che richiese tempo e che parte appunto addirittura dal crollo del mondo miceneo, e quindi bisogna anche un attimino parlare del mondo del Medioevo ellenico, fino ad arrivare alla nascita della polis vera e propria. Quello che è però appunto interessante è che dopo il crollo quindi dei palazzi e delle rocche micenee abbiamo un periodo che va dal XII fino al IX secolo a.C. definito Medioevo ellenico. Ecco, in questo periodo non c'è più la figura del Wanax micenea, ma abbiamo appunto un re, il famoso Basileus, che non è più il vecchio tipo di sovrano che vive all'interno di un palazzo, che i palazzi non esistono più, vengono distrutti, ma nel mondo greco abbiamo una suddivisione a livello, quindi così a livello proprio territoriale, in tribù, va bene? Una divisione in tribù, una divisione poi in vari gruppi che parlano lingue diverse. Dopo il crollo dei Micenei abbiamo principalmente tre grandi gruppi, abbiamo i Dori, gli Ioni e gli Eoli. I Dori li abbiamo soprattutto nella zona del Peloponneso e dell'isola di Creta, gli Ioni nell'Attica e nell'isola di Eubea e gli Eoli soprattutto in Tessaglia e in Beozia, dove poi nasceranno la città di Tebe. Quello che è interessante però notare è che tutti questi gruppi in che modo sono organizzati, da dove deriva quindi poi la nascita della polis, come ci arriviamo? Beh, dopo il crollo quindi del mondo miceneo, di questa civiltà, sicuramente abbiamo quindi una suddivisione territoriale in piccoli villaggi, va bene, oppure in vari gruppi sociali molto piccoli, quindi in realtà piccole, non certo grandi perché le città non esistono ancora, quindi possiamo parlare di una suddivisione per villaggi e anche per però una suddivisione per etnos, che in greco è molto importante, cioè una suddivisione per stirpe oppure per gruppo
etnico, viene proprio dal greco ethnos. Torno più avanti su questo punto. Quello che io volevo dire è che quindi nella suddivisione di questi villaggi abbiamo sicuramente il capovillaggio che è il più ricco del villaggio, cioè colui che possiede il maggior numero di terre, perché ricordatevi che fino almeno alla rivoluzione francese e prima comunque con la rivoluzione industriale, l'unico bene per eccellenza su cui si basa la ricchezza di coloro che governano, quindi di chi è al potere, è la terra. La terra è sempre il bene primario da cui derivano le ricchezze di coloro che sono al potere, cioè della classe dirigente. Quello che è interessante, dicevo, quindi che prima della nascita delle città, delle poleis, abbiamo quindi una suddivisione in villaggi più o meno estesi, all'interno dei quali continua a governare il capovillaggio, che è un po', potremmo dire così, il discendente, tra virgolette, ecco, del Wanax, cioè del re di Micene, che non è più però un re, è semplicemente la persona più influente del villaggio, colui che ha il maggior numero di terre all'interno delle sue proprietà, e ovviamente però soltanto uno tra tanti, nel senso che poi è sempre coadiuvato da altre persone che sono altrettanto ricche e che possiedono comunque della terra. Quindi ricordatevi sempre che al potere abbiamo sempre solo una ristretta elite, una ristretta cerchia di persone che governano. Non abbiamo mai un concetto di democrazia come lo intendiamo noi oggi, non è mai una condivisione del potere a livello macroscopico, va bene, a livello cioè che comprenda tutti i membri del villaggio o della città, perché è ancora un potere estremamente elitario, quindi circoscritto a un piccolo gruppo, mai a un grande gruppo per il momento, ma ci arriviamo per gradi. Quindi in questo momento potremmo dire così, discendenti del Wanax sono i capivillaggio e i capi quindi di questi villaggi che governano assieme ad altre persone che hanno ancora quindi questa funzione di comando e soprattutto anche di potere giudiziario, perché possono comunque ancora giudicare le colpe, i reati più gravi, quindi possono ancora attribuire delle pene in base alle colpe commesse. Però ecco, piano piano, quindi durante l'VIII secolo, a partire dall'VIII secolo, cambia completamente anche la logica della guerra, cioè se fino a questo momento, durante il Medioevo ellenico, si combatteva per la rivalità tra famiglie, oppure tra gruppi, tra clan o tra i vari capi villaggio, adesso cambia completamente la visione, dicevo, della guerra. Perché? Perché da questo momento in poi, siccome la terra diventa un bene sempre più prezioso, perché iniziano appunto ad acquistare, ad acquisire sempre più terre, la terra deve essere difesa, quindi cambia la concezione della terra. Perché? Perché nell'VIII secolo, grazie anche a un periodo di relativa pace, di benessere, la popolazione inizia ad aumentare ed aumenta perché ovviamente il clima migliora, le rendite agricole sono migliori, ci sono innovazioni anche tecniche e quindi la popolazione aumenta. Però, vedete, se la popolazione aumenta è importante la terra, perché dalla terra deriva la sopravvivenza delle persone. Di conseguenza cambia proprio la concezione, l'idea della guerra. La guerra adesso diventa difensiva, è un modo per difendere le proprietà, quindi i beni terrieri che i nobili possiedono. Quindi il modo di concepire la terra cambia completamente, adesso si usa per difesa e non più quindi per offesa. Quello che però è interessante è chi è che deve difendere e che deve quindi gestire queste terre. Ovviamente i proprietari, sono loro che si occupano della difesa di ciò che già possiedono, non sono gli altri, non sono i braccianti disoccupati che difendono le terre che non sono neanche proprie, ma saranno i proprietari a provvedere. E infatti è proprio grazie
cioè a partire da questo periodo, dall'VIII secolo, che nascono i contadini proprietari soldati, i proprietari che sono anche dei soldati, cioè nascono i famosi opliti. La falange oplitica è composta proprio da questo nuovo ceto sociale di contadini proprietari che piano piano iniziano anche ad acquisire delle terre che vengono comprate, che vengono insomma acquisite dai grandi insomma proprietari terrieri, e quindi a poco vedete anche all'interno dei contadini stessi esistono varie gerarchie, cioè è sempre una società stratificata, non è mai ben definita, ci sono varie categorie anche all'interno della stessa classe sociale, e infatti molti contadini che prima coltivano semplicemente la terra iniziano ad arricchirsi, ad acquistare nuove terre dai grandi proprietari, quindi da semplici o lavoratori diventano anche proprietari. Quindi c'è un nuovo ceto emergente nell'VIII secolo, che è quello appunto dei contadini proprietari, che diventano opliti. Opla in greco significa armi, quindi sono i contadini armati, coloro cioè che possono permettersi un'armatura, quindi che possono finanziarsi da soli, autofinanziarsi le armi per poter difendere le loro proprietà in caso di necessità, in caso di bisogno. Ecco, quindi attenzione, perché questo concetto della difesa del territorio, delle proprietà, è direttamente collegato al concetto di cittadinanza per il mondo greco, poi ci arriviamo. Quindi posso già anticiparvi che soltanto coloro che difendono la propria patria, i propri beni, possono essere considerati cittadini. Chi non provvede alla difesa non è degno di essere cittadino e non lo può certamente essere, non può fare richiesta di essere ammesso alla vita politica, né tantomeno può farsi eleggere e può candidarsi. Ma andiamo con ordine, stavo parlando appunto della falange oplitica. Ecco, gli opliti, quindi questi contadini soldati, utilizzano quindi una nuova tecnica di combattimento. La falange oplitica è una tecnica innovativa proprio di questo periodo tra l'VIII e il VII secolo, già avanti Cristo. Molti studiosi dubitavano della presenza della falange oplitica nel VII secolo. In realtà sappiamo che esisteva già, perché abbiamo, adesso vi comparirà qui in diapositiva, l'olpe chigi, cioè abbiamo uno speciale tipologia di brocca che era usata per contenere il vino, che risale al 640 a.C. Quindi vedete siamo nel VII secolo e in questa brocca vengono dipinti proprio gli opliti, quindi i membri della falange oplitica, questi soldati che indossano, se vedete, questo grande scudo, l'oplon, questo grande scudo che veniva adesso imbracciato grazie a due impugnature, non più una ma due, per avere maggiore stabilità quando si teneva in mano questo scudo. Veniva indossato con la mano sinistra perché in questo modo la persona di destra, cioè che era alla destra di un altro compagno, proteggeva con lo scudo la parte destra del compagno che aveva vicino. Quindi ogni soldato era difeso in una parte del corpo dal proprio compagno che era alla sua destra, perché veniva impugnato con la sinistra. Questo oplon. Ecco, quello che è interessante è che questa olpe chigi è stata ritrovata nel Lazio, ma è di origine corinzia, viene da Corinto, e non è un caso, perché sia l'elmo che lo scudo vengono anche definiti, anche dagli stessi greci, venivano definiti elmo e scudo corinzi. L'elmo di Corinto, lo scudo corinzio, scusate, veniva definito così perché si pensa che uno dei primi centri di produzione di questo nuovo tipologia di armatura fosse proprio la città di Corinto. Quindi non è un caso, mi raccomando, come poi potete vedere come combattevano, vedete, dovevano acquistare l'elmo, la lancia, avevano la corazza, i gambali e ovviamente lo scudo. Questa era la tipica armatura degli opliti e quindi dei membri della falange oplitica. Quindi vedete, piano piano si forma una nuova classe, un nuovo ceto sociale
che ha dei doveri molto importanti perché appunto provvede alla difesa dei propri territori della patria. Di conseguenza nel tempo questi contadini, che diventano anche sempre più ricchi, pretenderanno anche di avere maggiori diritti, non solo doveri ma anche diritti, quindi vorranno entrare a far parte della politica attiva, cioè vorranno avere la cittadinanza, poter cioè accedere alle più alte cariche dello Stato, in questo caso della polis, forma di governo, entità statale a cui arriviamo a breve. Ecco, anzi, di cui parliamo proprio adesso, no? Che cosa si intende per polis? Poi parleremo anche delle forme di governo, ma che cos'è la polis? Ecco, polis per il mondo greco non è semplicemente la città-stato. La polis in Grecia ha tanti significati, non ne ha uno solo, cioè contiene questo concetto una pluralità di significati. Allora, innanzitutto la polis è un'entità territoriale, perché di fatto la polis, cioè una città, è fisicamente un insieme di edifici costruito in un determinato territorio e comprende anche tutta la campagna circostante, un po' come il contado per i comuni medievali, per intenderci, che comprendeva la città e il contado circostante, scusate, quindi è tutta polis, ok? Quindi è un'entità territoriale, ma è anche un'entità statale, nel senso che la città poi si dota di leggi e di una, tra virgolette, costituzione, ma non in senso moderno, comunque di una serie di leggi, un codice di leggi personale, quindi proprio di quella città, e infine anche un'entità però civile, un'entità civica. Perché? Scusate, un'entità civica. Perché? Perché per i greci il concetto più importante di polis è proprio quello di vedere la città come, di pensare la città come una comunità civica, cioè il concetto più importante per loro era l'appartenenza ad un'unica comunità. Quindi la polis non sarebbe tanto l'insieme di edifici, ma l'insieme dei cittadini che compongono la città, quindi è un insieme di persone. Infatti lo stesso Aristotele, filosofo famosissimo vissuto nel IV secolo a.C., definiva l'uomo un animale politico, oltre che un animale sociale, un animale politico, cioè l'uomo non può vivere al di fuori della dimensione civile, della dimensione civica, cioè all'interno di una comunità. Al di fuori vivono soltanto, secondo Aristotele, gli dei, quindi qualcuno che è superiore all'uomo, e i suoi inferiori, cioè le belve, le bestie. Ecco, l'uomo si colloca nella via di mezzo, vive ed esiste solo in relazione a una comunità di cittadini, quindi di persone, che gestiscono tutti assieme gli stessi interessi e gli stessi problemi. Quindi i cittadini devono affrontare gli stessi problemi e occuparsi degli stessi interessi. Infatti non è un caso che poi i romani chiamino la Repubblica appunto la res pubblica, la cosa pubblica, cioè chi si occupa di politica si occupa della cosa pubblica, cioè del bene pubblico, del bene di tutti. Quindi vedete, la polis nasce anche da un concetto molto nobile, cioè di occuparsi e di fare il bene comune di tutti, non il bene proprio personale. Questo è importante, però, quindi dicevo, vedete, polis è un insieme di significati, contiene una pluralità di significati, quindi indica la città materiale, quindi l'insieme di edifici, indica però anche un insieme di persone, che è il concetto più importante, quindi un insieme di cittadini che si occupano del bene comune, e quindi anche quella realtà che si dà da sola, ecco, che si autoregola, che si autogoverna attraverso un insieme di leggi. Quello che è interessante però notare è anche il fatto che per i greci, e questo è interessante, che per i greci la città non era suddivisa in spazio pubblico e spazio privato, come accade per noi oggi, no? Il luogo pubblico può essere il comune, la scuola, il luogo privato, la propria casa. No, per i greci la divisione della città era appunto ripartita tra il luogo sacro e il luogo profano. Cosa voglio dire? Voglio dire che esisteva lo spazio dedicato alla divinità e lo spazio per le attività umane, perché secondo i greci dei, eroi, quindi personaggi mitologici,
e esseri umani vivevano tutti assieme nella stessa città. Quindi nella stessa città potevano vivere gli dei e gli uomini, ovviamente ciascuno nei propri spazi. Nello spazio sacro avevamo l'agorà, che è la parte più alta ovviamente della città, dove sorgeva il tempio dedicato ad una o più divinità oppure all'eroe, quindi alla divinità o all'eroe protettore della città stessa. E non a caso sorge sull'Acropoli, perché? Perché vedete, questo è un collegamento anche col mondo miceneo, perché il palazzo del Wanax dove era collocato? Proprio nel punto più alto della rocca, vedete? E nell'Acropoli, quindi nella città, nella parte alta della città greca, si trova proprio il tempio dedicato alla divinità protettrice della città. Poi lo spazio invece appunto del profano, quindi delle attività umane, è invece l'agorà, cioè la piazza del mercato, perché agorà ha vari significati, indica appunto proprio la piazza del mercato, cioè dove ci si trova per vendere e comprare le merci, ma è anche il luogo dove si discute sia di pettegolezzi di poco conto, quindi un luogo anche sociale, va bene, per appunto stare in società, per condividere dei momenti tra le persone, quindi anche un'occasione, no, per socializzare, ma è soprattutto un luogo di incontro per discutere dei grandi temi di attualità della città, quindi per discutere di politica, di guerra, di pace, va bene, di problemi economici, di tasse e così via. Quindi è il luogo dove si incontrano poi i cittadini. Infatti vedremo in un prossimo video, parleremo proprio della forma di governo sia di Sparta che di Atene, quindi cercheremo di capire in che modo l'ecclesia, cioè l'insieme di tutti i cittadini liberi e che fanno parte appunto di questa assemblea, discutessero dei temi di attualità, ma ci arriveremo. Quindi due luoghi divisi, il sacro e il profano, questo è interessante. E poi l'altra cosa interessante, sempre parlando quindi dei cittadini, bisogna capire, quindi all'interno della polis, chi sono i cittadini, perché ripeto, la polis è questa città, ovviamente una città indipendente, perché non esiste uno Stato greco, va bene? La polis è la singola città che si dota delle proprie regole, delle proprie leggi, poi vedremo che esistono anche altre forme politiche, altre forme organizzative al di fuori della polis, sto parlando dell'ethnos e del koinon, ma ci arriveremo a breve. Prima parliamo di polis, mi raccomando, ci tengo a precisare che la polis è un concetto che, non concetto, sì, sia un concetto, ma è anche una realtà che si sviluppa nel tempo. Non è che il giorno prima abbiamo il villaggio col Basileus e il giorno dopo abbiamo la polis. Cioè è un processo evolutivo molto lento, graduale, ci si arriva per tempo. Poi parleremo in un altro video anche di come si evolvono queste forme di governo, arrivando da un monarca a un governo oligarchico, perché per quanto fosse democratico è pur sempre un'oligarchia, non è una democrazia come la intendiamo noi oggi. Sicuramente il demos, il popolo, ha un ruolo politico attivo, centrale, fondamentale, ed è invenzione dei greci, in particolare degli ateniesi, ma non è una democrazia come quella che intendiamo noi, cioè non è una democrazia moderna. Per quanto estesa è sempre un'oligarchia. Ma chi poteva essere cittadino, cioè chi può far parte, chi è membro di una polis? Sono tutti come oggi o sono alcuni? Ovviamente soltanto alcuni. Una ristretta elite poteva far parte della cittadinanza, cioè chi è che ha la cittadinanza? Il cittadino è un concetto che è strettamente legato alla cittadinanza. Il cittadino è colui che ha la cittadinanza. E chi è il cittadino e come si ottiene? Beh, innanzitutto nella Grecia vale lo ius sanguinis, bisognava essere figli di cittadini ateniesi, naturalmente sia di padre che di madre o di uno dei due, però bisognava essere figlio di cittadini ateniesi. Ovviamente non ci sono solo i cittadini, per questo ho fatto la precisazione, all'interno di una città greca vivevano anche le donne, gli stranieri e gli schiavi. Ovviamente donne, stranieri e schiavi sono esclusi, sono tutti esclusi dalla politica, dalla vita politica attiva. Gli schiavi non hanno alcun diritto, quindi vengono messi da parte subito. Le donne, cioè le figlie degli ateniesi, sono
cioè dei cittadini, scusate, in generale dei greci, stavo pensando ad Atene, tutte le donne figlie appunto di cittadini sono formalmente cittadine, quindi sono riconosciute a livello giuridico come cittadine, ma non hanno alcun diritto, quindi non possono esercitare i diritti che derivano, cioè hanno la cittadinanza, ma è soltanto così, come posso dire, a livello teorico, a livello giuridico, cioè sulla carta, ma non certo a livello pratico, cioè sono completamente escluse dalla vita politica, quindi non possono né partecipare all'assemblea né essere elette. E poi ci sono gli stranieri residenti, quindi ci sono dei cittadini, delle persone libere che vivono in città, che pagano due tipi di tasse in particolare, pagano la tassa per la residenza, quindi una sorta di permesso di soggiorno per rimanere lì, e pagano una tassa per esercitare la propria attività commerciale. Va bene, quindi per lavorare e per risiedere pagano delle tasse, ma sono esclusi dalla vita politica, quindi non sono cittadini, le donne, gli stranieri e gli schiavi. Quindi chi è cittadino, chi è figlio sì di ateniesi, scusate perché sto pensando ad Atene, chi è figlio dei cittadini, ma deve essere un uomo e deve essere adulto, quindi deve avere più di 30 anni, perché per l'epoca si poteva accedere alle cariche e all'assemblea dopo i 30 anni, compiuti i 30 anni, quindi soltanto gli uomini liberi adulti potevano partecipare, e tutti partecipano all'assemblea, all'ecclesia o all'appella, sia parliamo di Sparta o di Atene, però non tutti i cittadini possono essere eletti a tutte le cariche dello Stato. Non possono cioè essere eletti e non possono arrivare a accedere a tutte le cariche. Questo è importante, ma ci torniamo quando faremo le singole forme di governo. Quindi anche all'interno dei cittadini stessi c'è una certa distinzione da fare, perché alcune cariche sono precluse ai più. Quindi vedete, è comunque un governo oligarchico. Poi quello che è interessante notare, abbiamo detto quindi che cittadini sono soltanto gli uomini adulti liberi e che hanno anche una certa ricchezza per poter accedere a certe cariche, perché tutti i cittadini, indipendentemente dal censo, possono entrare nella pella o nell'ecclesia, cioè nell'assemblea dove si discute dei problemi, però poi per accedere alle cariche e essere eletti bisognava avere anche una certa ricchezza, quindi un altro requisito era quello di avere un determinato numero di terre o comunque un certo reddito che deriva comunque dal possesso della terra, perché è comunque sempre come posso dire, la fonte di ricchezza primaria fino almeno alla rivoluzione industriale, senz'altro. Ecco, quindi questi sono i cittadini. Ah sì, e vi avevo prima parlato appunto degli opliti, perché? Perché c'è un concetto importante per i greci: solo chi difende la propria patria può essere considerato cittadino e può diventare cittadino. Quindi i cittadini sono sicuramente anche soldati, i soldati sono e possono essere o diventare cittadini, ma non è detto che tutti i soldati possano accedere alle cariche più alte, perché abbiamo detto che per arrivare alle cariche più importanti bisogna avere un minimo di reddito, quindi bisogna disporre di certe ricchezze. Quindi vedete anche il concetto di democrazia che potevano avere gli ateniesi, nello specifico, o in greci in generale, è molto diverso dal nostro concetto di democrazia. Cioè è vero che governa il demos, cioè il popolo, ma non tutto il popolo, perché all'interno di una città non ci sono solo i cittadini, ci sono le donne, ci sono gli stranieri, ci sono i visitatori, no? Chi viene da lontano, quindi i mercanti, ci sono le delegazioni che vengono dall'estero, abbiamo gli schiavi, ma soltanto una ristretta elite partecipa veramente alla vita politica e prende le decisioni, e per accedere alle magistrature bisognava disporre di una certa ricchezza. Quindi è una democrazia che in realtà la possiamo anche chiamare oligarchia, cioè dal greco oligarchia vuol dire governo di pochi. Sono poche persone che realmente possono gestire il potere. Il merito sicuramente è quello da attribuire ai greci, è quello che tutti i cittadini
quelli che sono cittadini possono partecipare almeno all'assemblea, quindi possono intervenire dicendo la loro opinione, quindi c'è libertà di parola, di pensiero, però non tutti poi effettivamente governano, e questo lo vedremo però in un altro video, in un'altra lezione. Quindi questo è interessante, dicevo, quindi in realtà non è una vera democrazia, ma è più un'oligarchia. Quindi vedete, si passa dalla monarchia del mondo minoico, quindi cretese, poi miceneo, e infine arrivare anche al mondo greco, dalla monarchia, perché ricordatevi che anche Atene all'inizio era governata dai sovrani, quindi era una monarchia, e dalla monarchia si passerà poi piano piano a una oligarchia sempre più estesa, sempre più aperta, ma non sarà mai una vera democrazia come la intendiamo noi oggi. Ecco, nel concetto moderno di democrazia non esiste, neanche per i romani, neanche nel mondo romano, perché per poter arrivare a certe cariche bisognava avere un certo reddito, o comunque stringere tutta una serie di alleanze, avere tutta una serie di clientele armate, quindi non è possibile assolutamente definire democratico in senso moderno il governo, le varie forme di governo di Atene, di Sparta e di tutti gli altri appunto governi dei greci. Dicevo però che oltre a questo tipo quindi di governo, a questa forma di governo, cioè della polis, esistono anche altre due forme di organizzazione politica e sociale. Da un lato abbiamo l'ethnos, e questo ovviamente c'era anche prima della nascita della polis, cioè non è una cosa che nasce dopo, c'era prima. Ovviamente l'ethnos in greco significa stirpe, popolo, va bene? Quindi inizialmente anche nei villaggi le varie popolazioni sono divise per stirpi, in tribù, sono divise in tribù, nelle varie stirpi. Ogni stirpe ovviamente si riconosce, si identifica in un antenato comune, quindi hanno un antenato illustre che di solito è il capostipite della loro tribù o della loro stirpe, appunto, che può essere un dio, un eroe o un personaggio mitico mai esistito. E la cosa interessante dell'ethnos, quindi di tutte le persone che appartengono alla stessa tribù, alla stessa stirpe, è che sono tutte legate da legami di sangue, quindi hanno comunque dei legami di parentela tra di loro. Questo etnos, quindi chi appartiene allo stesso etnos, sono tutti uniti da legami di sangue, anche se vivono lontani tra di loro, in determinate occasioni si ritrovano insieme per celebrare certe feste, e di solito attorno a un santuario, quindi si riuniscono attorno a un santuario, quindi è anche un legame religioso ma anche militare e sociale, perché in caso di bisogno si aiutavano, quindi esisteva il mutuo soccorso all'interno di tutti i membri della stessa stirpe. Infatti poi la stessa stirpe può essere suddivisa in fratrie, famose fratrie, cioè in gruppi di fratelli significa letteralmente, cioè famiglie che sono ancora più legate